Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la domanda a cui andiamo a rispondere oggi è: il nostro destino, dove va questa storia d'amore? Che destino prenderà questa storia d'amore o questa connessione o questo legame? Questa è una domanda a cui voglio rispondere per dare un contributo alle tantissime email per richiesta di consulenze che mi arrivano con la stessa domanda, appunto. E quindi, siccome non riesco sempre a supportare tutto individualmente, cerco di dare quanto più possibile il mio contributo allo spiegamento, no, delle ombre, delle tensioni, in modo tale da prendere sempre più consapevolezza che è quella che ci libera. Ok? Allora, oggi facciamo 7 carte di tarocchi per iniziare. Metteremo il cuore del presente, cosa pulsa adesso tra di noi, l'energia viva della relazione. Magari ci può essere anche distanza, oppure silenzio per alcuni, in qualsiasi modo. Poi metteremo l'ombra nascosta, ciò che l'altro non mostra o che tu non vedi chiaramente. Poi andremo a vedere il dono dell'amore, cioè l'insegnamento spirituale che questo incontro porta o questa connessione ti sta dando. Poi andiamo a vedere la ferita o la prova, cioè l'ostacolo, la lezione difficile da integrare, che può essere per alcuni di voi incomunicabilità, no contact, distacco, paura. Lo andiamo a vedere. Quinta carta mettiamo poi la forza che vi unisce, il legame, la medicina, la radice profonda del rapporto, ciò che vi tiene connessi al di là del tempo e dello spazio. Sesta carta mettiamo il cammino prossimo, cioè quello che succederà prossimamente, il passo concreto che la storia può compiere a breve. E poi mettiamo alla fine il destino più grande, cioè dove conduce questa relazione, la visione dell'anima, dove conduce questo amore nella prospettiva più ampia del destino. Ok? Allora, ragazzi miei ragazzi, ho messo 2 varianti. Se avete 2 persone potete sentire una e poi l'altra, affidare una variante a una persona e l'altra all'altra persona, ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, partiamo dalla prima variante. Sotto la timeline, sotto l'info box trovate la timeline delle varianti, ok? Allora, prima di partire dai tarocchi voglio mettere degli oracoli. Mettiamo questi oracoli che erano in inglese, vi ricordate quelli che dovevo tradurre in italiano? Ok, li ho tradotti. Allora chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu possa avere consapevolezza, forza e determinazione. Il nostro destino. Dove va questa storia d'amore, questo legame? Che destino prenderà? Vediamo qual è l'energia attorno a cui gravita questo legame con questi oracoli. Tempismo divino, un evento fortuito, c'è qualcosa che succede. C'è qualcosa che succede. Poi andiamo a vedere di che natura è la cosa che succede. Vediamo un po'. Linguaggio d'amore: vivere tempo di qualità. Siate testimoni della vita di altri. Questa carta mi parla che c'è la voglia di passare un tempo di qualità insieme. Cosa vuol dire tempo di qualità? Ascoltarsi l'un l'altra o l'un l'altro. Mi dice che può capitare un evento che vi porta a sperimentare un tempo di qualità, ad ascoltarvi. Cos'altro? Il percorso dell'anima spirituale, un'evoluzione personale all'interno della tua relazione. È come se questa relazione, mi sta rispondendo già a una delle domande che andiamo a fare con i tarocchi, ti sta portando una grande evoluzione personale, a comprendere l'altro, ad ascoltarlo, a comprenderne le dinamiche profonde. Ascoltando l'altro è come se tu, anche nei silenzi, stai ascoltando te stessa o te stesso, mettendo in luce la tua interiorità, e questo ti sta facendo fare un salto di coscienza, mi dicono. Ok, adesso tenendo conto di queste, vediamo, si vede? Ok. Allora,
chiediamolo ai tarocchi, poi chiediamo anche ai miei oracoli, lui e lei che si sono voluti muovere, ecco adesso. Vediamo. Prima carta, il cuore del presente. Cosa pulsa adesso tra di voi? L'energia viva della relazione, magari nonostante per alcuni ci possa essere distanza o silenzio, qual è l'energia viva? L'ombra nascosta, ciò che l'altro non ti dice o non mostra, oppure che tu non vedi chiaramente. Terza carta, il dono dell'amore, l'insegnamento spirituale che questo incontro porta o ti sta portando. Poi, la ferita o la prova, l'ostacolo, la lezione difficile da integrare, magari può essere il distacco, la paura, l'incomunicabilità o quello che ci vogliono dire. Vediamo. La forza che vi unisce, cioè il legame, ciò che vi tiene connessi al di là del tempo e dello spazio. Il cammino prossimo, cioè quello che succederà a breve, il passo concreto che la storia può compiere a breve. E il destino più grande, cioè dove conduce questa relazione, la visione dell'anima, dove conduce questo amore nella prospettiva più ampia del destino. Allora, facciamo un bel respiro e partiamo. Che destino prenderà questa tua connessione-relazione? Allora, prima carta, il cuore del presente. Cosa pulsa adesso tra di voi? L'energia viva della relazione. Qua abbiamo un 3 di denari. Guarda, il cuore del presente qua mi parla di possibilità di costruire insieme, però a piccoli passi, cioè con pazienza, mi spiego, con collaborazione. Questo amore lo vedo come un cantiere aperto, non è compiuto ancora, si sta edificando, va bene? Ok, andiamo a vedere adesso l'ombra nascosta, ciò che l'altro non ti dice o che tu non vedi chiaramente. Il carro. Ti dico che l'altra persona ha una forte spinta a controllare la propria vita, quindi potrebbe sentirsi divisa tra due direzioni, ok? Oppure tenere in silenzio il desiderio di andare avanti, no? Magari non te lo dice che vuole andare avanti. Cioè dentro di lui o dentro di lei c'è il movimento, ma non sempre te lo mostra, va bene? Vuole controllare la sua vita. Ok, andiamo a vedere adesso qui il dono dell'amore, cioè l'insegnamento spirituale che questo incontro ti porta o ti porterà. Cavaliere di denari, sì, chiaro, questo amore ti insegna la costanza, questo amore ti insegna la dedizione lenta, questo amore ti insegna il valore delle piccole cose. Questa non è una fiamma che brucia e si consuma subito, è un ritmo lento, è un ritmo che invita a radicarti nella pazienza e nella fiducia. Sì. Andiamo a vedere adesso la ferita o la prova, cioè l'ostacolo, la lezione difficile da integrare. Vediamo un po'. E beh, chiaro, 5 di bastoni. Ci sono conflitti, delle incomprensioni. Qua vedo energie che si scontrano, no? Potrebbe essere se c'è distanza tra di voi, oppure il fatto che ognuno porta il proprio mondo, giustamente, nella relazione, però non sempre si trova un accordo. La prova qua è la diversità. Cioè, vedere nell'altro un completamento, la luce della propria ombra. Quindi la prova qua è nella diversità, imparare a danzare invece di combattere. Ti ricordi che nei miei oracoli c'è una carta che dice siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra, la complementarietà, no?
dove si vede nell'altro un arricchimento e non una diminuzione, no? Sì. Ok, andiamo a vedere adesso la forza che vi unisce, la radice profonda del rapporto, ciò che vi tiene connessi al di là di tutto, del tempo e dello spazio. Una comune idea di futuro, 3 di bastoni, la forza che vi unisce qua è la visione del futuro, l'attesa di un orizzonte comune, cioè come se aveste lo stesso orizzonte, no? Anche se lontani, se siete lontani, magari lo sguardo va nella stessa direzione, come se avete le stesse visioni della vita, stesse visioni di vedere un rapporto magari, comunque lo sguardo va nella stessa direzione, è questo che vi unisce. Cioè come se entrambi percepiste che da qualche parte questa storia ha il suo posto. Se siete no contact, da qualche parte questa storia non è finita. Questo è guardare dalla stessa parte. Sì. Vediamo cosa succede a breve tra di voi. Il cammino prossimo, no? Il passo concreto che la storia può compiere. Ah, beh, qua bellissimo, vedo un 4 di bastoni, mi parla di un incontro, vedo celebrazione qui, vedo stabilità il cammino prossimo. Qua potrebbe esserci un riavvicinamento, se siete lontani, o un momento di festa. Fatto sta che questa è una possibilità di vedersi o di condividere qualcosa di importante insieme, no? Se sarà l'altra persona a fare il passo, lo farà proprio portando gioia. Ma se non si muove, le carte, lo spirito di questa carta ti dice che lo spirito stesso del legame sta comunque preparando un'occasione di unione, di celebrazione, di gioia. Va bene? Vediamo qual è il destino più grande, cioè dove conduce questa relazione, la visione dell'anima, no? Qual è la visione dell'anima rispetto a questa relazione, nella prospettiva più ampia del destino? Ace picchia, re di spade, porta lucidità, chiarezza. Guarda, ti dico, la relazione nel suo destino più ampio porta chiarezza e verità, perché qua il re di spade indica che il legame condurrà a una decisione lucida, a una parola di verità che scioglierà dubbi. Non parla necessariamente di qualcosa di romantico, il re di spade. Cioè allora, come destino di questo amore, il destino di questo amore è essere specchio di lucidità e di giustizia interiore. Cioè ti aiuta a distinguere l'amore autentico dall'illusione, a maturare nella verità della connessione e di tutto. Cioè questo legame ha la funzione di togliere i veli dell'illusione, di portare a vedere la verità oltre le illusioni romantiche, no? Cioè il re di spade è la spada che taglia e dice qui sì, qui no, non permette autoinganni, e quindi ti faccio vari scenari. Potrebbe manifestarsi con freddezza, ma cosa vuol dire? Se l'altra persona non è pronta a incarnare la relazione nella verità, allora il re di spade può tradursi in una distanza emotiva, cioè in parole taglienti, una scelta di allontanarsi, o da parte tua o da parte di questa persona c'è proprio questo allontanamento. In questo senso il destino più grande, ad ampio raggio, potrebbe essere proprio quello di mostrarti un amore che non si può concretizzare, perché se si rimane legati all'illusione non è un amore che può essere edificante. Se invece entrambi attraversate le prove, il re di spade diventa giustizia, il re di spade diventa chiarezza, diventa onestà radicale. Qua non stiamo parlando di un amore romantico fuso, ma già questo me lo diceva, fuso, ma di un amore maturo, di un amore trasparente, basato sulla verità.
una relazione dove ognuno è nudo nella parola, nella scelta, è meno emotivo e più cosciente, no? L'amore che diventa il compagno di verità. Cioè, nella dimensione spirituale, nel linguaggio sciamanico, diciamo, il re di spade è lo spirito che spezza le illusioni. È il daimon che ti dice sii fedele all'anima, non alle apparenze. Quindi questo può voler dire che il destino del legame ad ampio raggio non è solo vivere insieme, ma soprattutto renderti capace di scegliere l'amore autentico nella tua vita. Ok? Quindi il destino di questo amore rappresentato dal re di spade non garantisce automaticamente una continuità a lungo termine, una fusione, ma garantisce la verità però, è un risveglio. Ti dico chiaramente, perché siamo a migliaia, no? Se deve finire, finirà con chiarezza, non con ambiguità. Se deve continuare, continuerà su basi limpide, senza illusioni. In entrambi i casi il dono di questa relazione è la libertà interiore, il potere di non vivere più nel dubbio, ma nella consapevolezza. Ok? Quindi, ricapitolando, questo amore in questo momento si muove sotto il segno del tempismo divino, l'abbiamo visto qui. Il tempismo divino non è il tempismo umano, no? Il tempismo divino sono i tempi divini. Ora è un cantiere questo amore, con un po' di ombre di controllo, direzioni diverse, ma porta come dono la pazienza e la dedizione. La ferita qui è il conflitto, ma la forza è l'orizzonte condiviso, cioè quello che vedete insieme. Nonostante i conflitti avete obiettivi comuni. A breve cosa succede? Il 4 di bastoni mi annuncia un momento di stabilità, di incontro, gioia condivisa, mentre nel lungo destino, il re di spade dice che questo legame ti conduce alla verità. A un amore, probabilmente a un amore che si incarna nell'autenticità, o un amore che ti fa crescere verso scelte limpide, ma in ogni caso è un amore che non resta nell'ombra. Chiarezza, ok? Vediamo un po' con i miei potenti oracoli lui-lei quali sono le emozioni che muovono questa persona verso di te. Ricordando che questa relazione si muove al ritmo degli spiriti col tempismo divino, non della mente, no? E tutto quel tempo di qualità, riflettendoci, mi viene in mente che o è poco o è tanto il tempo che vivete insieme, ma va vissuto come momento sacro, non va disperso, no? Perché questo legame è un'iniziazione personale, questo si riporta a questo. Oltre che affettiva, è un'iniziazione personale oltre che affettiva. Vediamo. Possiamo togliere questo, ma non mi serve. Caspita, siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Questa persona è proprio questa. Allora, cos'è la verità? Cos'è la sacralità? È il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Ma soltanto una mente risvegliata può darsi veramente all'altro. E quindi io vedo questa persona che è animata dalla voglia di verità, di autenticità, ma anche tu, questo è il legame che porta a verità. E con molta probabilità a lungo termine questa persona vede questa sacralità del rapporto. Insieme cambieremo il mondo. Cos'è il mondo? Il mondo è il modo in cui approccia gli eventi che succedono, come il karma.
Uscire fuori dalle leggi del mondo e seguire le leggi dell'anima significa avere una verità trascendente, no? Allora qua ci sono delle ottime probabilità con costanza e pazienza di realizzare qualcosa di stabile. Se entrambi siete nell'autenticità, nella verità totale, allora insieme cambierete il mondo, che sono l'insieme delle norme, delle leggi che ci hanno fatto approcciare alla vita, alle relazioni in un modo vittimistico. Allora c'è un modo diverso di guardare le relazioni, grazie alla caduta delle illusioni di questa relazione. Ok, cos'altro? Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Questa è la stabilità del 4 di bastoni. Questa persona riconosce in te la sua casa. C'è stato riconoscimento in uno sguardo. Stessa visione, stessi obiettivi, stesso guardare nella stessa direzione. Ha riconosciuto casa, ha riconosciuto una parte di sé in te. Anche creare casa. Ok. Cos'altro? Che ti ho detto? Ho parlato di verità, di autenticità. Con te posso essere autentico. Questa persona ti mostra lo specchio dell'autenticità che questo legame vuole farti venire fuori. Essere autentica, essere libera, libero di essere nella verità. Pochi fronzoli, più verità. Come vedi non c'è nemmeno una carta di coppe. Cioè non ci si perde negli abissi dell'emozione a livello romantico, ma ci si ritrova nella verità, sulla base della quale costruire. Sì. Vediamo un po', ancora voglio metterci queste. Cosa rappresenti tu per questa persona ancora con queste? Ne metto prima una di queste, aspetta, cosa rappresenti tu per questa persona? E ci mettiamo anche le carte, gli oracoli della dea. Cosa rappresenti tu per questa persona? Allora, apriamole. Apri il tuo cuore. L'amore è l'energia più elevata di tutte. Lasciala entrare. Rappresenti l'amore per questa persona comunque. Rappresenti colei o colui verso il quale sta iniziando ad aprire il suo cuore, nonostante un po' di controllo, nel voler avere controllo sulla sua vita. L'amore è l'energia più elevata di tutte, lasciala entrare. Sta lasciando entrare l'amore grazie a te. È chiaro, la maestria. Sei un grande esempio tu per questa persona. Sei un maestro per questa persona, anche se non te lo dice perché vuole avere il controllo, Sei un grande maestro d'amore per questa persona, ecco perché si sente di poter essere autentica con te, perché non viene giudicata. Nonostante le frizioni non viene giudicata. Bello. Fammi mettere adesso, io voglio mettere un chiarimento sul Re di Spade, a lungo termine sul Re di Spade. La papessa, infatti. Ci potrebbero essere dei silenzi, andando più in lungo termine, mi spiego? Ci potrebbero essere dei silenzi di spade papessa, però questi silenzi porteranno a una chiara visione delle cose, a prendere delle decisioni nette alla luce dell'intuizione. Va bene? Alla luce dell'intuizione. La papessa è la maestra, sei una grande maestra per questa persona, soprattutto nei silenzi. O maestro. Sì. Vediamo ancora. Sempre con queste. Cosa rappresenti tu per questa persona sulla maestria?
tendere la mano, gesto di apertura, aspettati una chiamata o un messaggio dalla tua persona di interesse. Allora, se siete no contact o distanza, aspettati un gesto di apertura da parte di questa persona. Sei talmente forte, percepisco una grande energia che proietti su questa persona, la maestria, la papessa, no? Questa persona che non si sbilancia, non ci sono coppe. Qua ti fa capire il tuo valore questa persona, proprio in queste frizioni qui. È una persona per la quale tu rappresenti tantissimo, più di quanto lui possa dire o lei possa dire, perché ti vede quasi come un'utopia, ok? La papessa, la maestria, però al tempo stesso è questo è un rapporto di iniziazione personale oltre che affettiva. Infatti tu mi diventi maestra, maestro con la papessa, iniziatica, sì. Ok, vediamo un po' cos'altro mi dicono questi. Tutto ciò che può essere tenuto celato a lungo raggio, però non a breve termine, deve essere affrontato con grande maestria, con grande verità, con grande autenticità. Ricordati questa carta, Vediamo cos'altro ti dicono queste. Fusione di sentimenti, questo è il 4 di bastoni, qua io vedo fondervi. Qua dice dicembre, in qualsiasi momento vedete il video, insomma dicembre per ognuno di voi può essere una data importante. Fusione di sentimenti si riferisce a questo 4 di bastoni, vedo un fondervi. Incontro mediante sincronicità, dice qui, prossima settimana. Allora, come ti ho detto qui, se non è l'altra persona a fare l'incontro, a avere questo momento di stabilità, celebrazione, è la sincronicità e lo spirito del legame che vi fa celebrare o incontrare oppure avere questa stabilità maggiore, ok? Ok, vediamo un po' cos'altro dicono queste. Tutto ciò che brilla, tic tac, tempo divino, non tutto è come sembra qui. Guarda, ci sarà una sorpresa qua, secondo i tempi divini, me lo confermava anche questa carta qui. Ci sarà una sorpresa, si tolgono le maschere, da un momento all'altro, secondo i tempi divini, ci sarà una sorpresa, un'apertura che vi farà fondere l'un l'altra, ok? Vi farà iniziare a voi stessi, va bene? Sì, quindi per quanto riguarda qual è il destino, no, di questa relazione, abbiamo visto in un primo tempo che c'è questa celebrazione e maggiore stabilità. Nel lungo destino questo legame ti conduce a una certa verità. Ti conduce a una certa verità. È possibile che l'amore si faccia ancora più forte, più radicato, ma con delle prove da superare che riguardano delle cose sommesse internamente o nascoste dentro, la verità, no? Che viene fuori. La persona ha voglia di procedere in avanti con te. Questo amore ti fa crescere verso scelte limpide, ma in ogni caso questo è un amore che non resta e non fa restare le ombre, no, viene tutto illuminato. Ok? Ok, quindi ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, mi auguro di esserti stata utile. Mi raccomando, studiate sempre, praticate. Io vi metto sempre i passi da seguire per la realizzazione del vostro destino in tutti gli ambiti. E detto questo, concludo qui, passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.
Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda variante. Andiamo a vedere il vostro destino. Dove va questa storia d'amore? Che destino prenderà? Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Mettiamoci queste qui. Prima di queste, però, prima di batterle, di vederle, voglio iniziare con questi oracoli qui, che li ho tradotti dall'italiano all'inglese, ci ho scritto pure la traduzione sopra. Allora, vediamo un po' che energia ruota attorno al vostro destino, a questa relazione. Libertà, freedom, spazio sano e spazio per respirare. Questa connessione ha bisogno di spazi, ha bisogno di spazi importanti questa connessione. Sì, di spazi importanti. Aspettate, fatemi mettere due bollini, non si sa mai. Perché sennò YouTube mi... Chi cazzo ne capisce a questi? Allora, fammi vedere. Allora, stavo dicendo che questa connessione ha bisogno di spazi personali, o tu hai bisogno di spazio, questa persona ha bisogno di spazio, ha bisogno di spazi, altrimenti si sente soffocare. Più una carta è legata al soffocamento del troppo stare insieme o del sentire le aspettative l'uno sull'altra. Sì, perché in questo modo nella libertà si esprime al meglio, un po' come il matto. Vediamo cos'altro. Corrispondenza perfetta. Vi completate a vicenda nel modo più armonioso. Sì, mi dice che vi completate a vicenda nel modo più armonioso. Grazie anche a questa necessità, forse gli spazi vengono dati, però a questa connessione affinché funzioni, mi dicono necessità di spazi, ma soprattutto non è perché funzioni, significa che sia la tua anima sia l'anima di questa persona ha bisogno di spazi per emergere. E questo comporta un completamento, una corrispondenza perfetta. Ok, cos'altro? Apri il tuo cuore, l'amore è l'energia più elevata di tutte, lasciala entrare. Lascia che l'amore ti pervada grazie a questa connessione, non essere troppo, non avere troppa aspettativa, no, di possesso, perché questa è una relazione che ti fa entrare proprio l'amore dentro, l'amore è libertà. Libertà da cosa? Dalle proprie paure, dalle proprie resistenze all'amore stesso. E quindi questa connessione, questo legame ti sta insegnando ad aprire il cuore alla libertà di darsi, di offrirsi senza l'aspettativa. E questo favorisce una corrispondenza perfetta, perché vi completate nel modo più armonioso, mi dice. Ok, andiamo a vedere adesso. Queste le mettiamo qui e vediamo il vostro destino. Dove va questa storia d'amore? Che destino prenderà?
Prima carta, il cuore del presente. Cosa pulsa adesso tra di voi? L'energia viva della relazione, magari ci può essere anche distanza, silenzio, o ci state insieme. Qual è? Cosa pulsa adesso tra di voi? Qual è l'ombra nascosta? Cioè quello che l'altro non mostra, oppure che tu non vedi chiaramente. Terza carta, il dono dell'amore, l'insegnamento spirituale che questo incontro ti porta. Quarta carta, la ferita o la prova, cioè l'ostacolo, la lezione difficile magari da integrare. Quinta carta, la forza che vi unisce, cioè la radice profonda del rapporto, ciò che vi tiene connessi al di là di tempo e spazio, no? Poi, cosa succede nel il futuro a breve, il cammino prossimo, cioè il passo concreto che la storia può compiere a breve. E poi il destino più in grande, no? Dove conduce questa relazione? Cioè la visione dell'anima, qual è? Dove conduce questo amore nella prospettiva più ampia del destino? Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Dove va questa storia d'amore o questo legame? Che destino prenderà? Allora, il cuore del presente, cosa pulsa adesso tra di voi? C'è un 2 di bastoni. Qua vedo che c'è desiderio tra di voi, c'è visione, la sensazione che qualcosa può nascere, no? Forse c'è distanza, è un amore che guarda oltre, che pensa al futuro, ma che al momento resta in sospensione ancora. C'è una scelta non compiuta adesso, va bene? Non ci sono azioni ancora in concreto. Vediamo qual è l'ombra nascosta, ciò che l'altro non mostra o che tu non vedi chiaramente. Qua abbiamo una regina di coppe, l'altro nasconde dei sentimenti profondi, non li dimostra, ha una grande sensibilità, nasconde dei sentimenti profondi, forse anche amore. Cioè, però non li dimostra, mi dice, o meno, non lo mostra apertamente, lo trattiene, no? Lo custodisce in silenzio, mi dice. Ok. Vediamo qual è il dono dell'amore, l'insegnamento spirituale che questo incontro porta, il coraggio di scegliere. 2 di spade. Il dono è imparare a scegliere con il cuore e non con la paura. Questo legame ti insegna ad affrontare l'indecisione, a non restare bloccata o bloccato. Questo amore porta alla lezione del coraggio, perché spesso noi scegliamo per paura. Fateci caso. Non per verità. Spesso siamo condizionati alla paura. Quindi il dono dell'amore è non restare bloccata, la lezione del coraggio. Quarta carta. Abbiamo quarta carta, la ferita o la prova, l'ostacolo, la lezione difficile da integrare. L'appeso. Non è facile questa prova. Tutte le prove non sono facili, nel senso non sono facili per la mente, no? Che vuole il controllo. Qua la prova è l'attesa, qua la prova è la sospensione, il sentirsi impotenti. È un amore che talvolta immobilizza questo. L'appeso ti dice non tutto è nelle tue mani. Questa è la ferita da integrare. Darti alle emozioni che questa sospensione di questo amore crea. Guarda la dualità, la sospensione, il fermo, no?
darti alle emozioni che questa relazione ti sta scatenando per sbloccare. Vediamo qual è la forza che vi unisce. La verità, l'asso di spade. Al di là del tempo e della distanza, tra di voi c'è la chiarezza. Questo non è un legame di illusioni, ma una spada che taglia, cioè che mostra ciò che è autentico. C'è verità. Questa è la forza che vi unisce, la verità. Cioè lo sapete, della serie lo sappiamo. Quello che sai, capito? E considerando anche questi, prima di aprire queste due carte, c'è corrispondenza perfetta, però è come se la libertà è fondamentale in questo rapporto, mi dicono. Vediamo un po'. Cosa succede nel destino a breve? Il passo concreto che la storia può compiere a breve. A ci picchia, 5 di denari c'è. Allora, ti dico chiaro, nel futuro immediato non vedo un avvicinamento concreto. No, c'è un senso di mancanza, di esclusione, di solitudine qua. È come bussare a una porta che non si apre subito. Questo non significa che l'amore non esiste, C'è la regina di coppe qua. Però è come se l'amore nel futuro a breve non trova adesso uno spazio fertile per incarnarsi, questo mi sta dicendo. Ecco perché la prova è quella di scendere negli abissi, Vediamo a lungo termine il destino più grande, dove conduce questa relazione, la visione dell'anima. Una trasformazione senza precedenti, radicale, la morte. Questa è la carta che più di tutte chiede verità. La morte mi parla di una trasformazione radicale, anche di una fine se necessaria, di una fine di un vecchio mondo, di una fine anche della relazione stessa che apre a nuove opportunità, della fine di un certo andamento e la fine di una realtà che non può sussistere. Quindi può significare che questo rapporto, come lo conosci ora, non andrà avanti più nella stessa forma. Potrebbe esserci un distacco netto, una rottura oppure un lasciare andare. Oppure la morte può essere il passaggio necessario perché, tolta la pelle vecchia, rinasca un amore nuovo. Che sia con questa persona o con un'altra, sarà comunque più autentico, mi dice. La morte dice: così com'è non può restare. Ciò che non muore, ciò che non finisce, no? Non può evolvere. Devi lasciare che una parte finisca perché si apra il cammino alla vera corrispondenza, come ci diceva questa carta. Allora, guarda, questo legame è reale e profondo, non è frutto di fantasia. L'altra persona prova molto di più di quanto ti dica, ma adesso il rapporto è sospeso. Può essere segnato da una distanza, da una mancanza. Non vedo nel breve periodo un passo concreto di unione. Il destino qua con la morte dice: questo amore o si trasforma radicalmente o si chiude, cioè non c'è via di mezzo. E infatti gli oracoli qua ti incoraggiano, no? Ti dicono: apri il cuore, accetta la libertà, non chiuderti. Cioè, se questa persona non saprà attraversare la trasformazione, allora la morte apre lo spazio a qualcun altro, ti dice per te. A un amore nuovo, un amore vivo, corrispondente, che potrà entrare nella tua vita. Sì. Chiaramente questo mi stanno dicendo. Secondo me molti di voi che state guardando state aspettando da tempo una persona qua. E quindi ti chiede di questa trasformazione radicale. Allora ti dico chiaramente, se questa persona non è pronta, il destino ti chiede di lasciare andare. Perché?
perché il vuoto, 5 di denari e la morte, serve ad aprire lo spazio a un amore che non ti tiene sospesa o sospeso, ma che ti fa fiorire. E se invece entrambi saprete attraversare questa morte simbolica, allora da qui può rinascere un amore più puro, più libero, diverso da come l'hai conosciuto. Sì. E andiamo a vedere su questo nuovo amore o su questa rinnovata relazione, perché siamo a migliaia, no? Io ti sto dicendo proprio l'energia generale che vale per te che stai guardando al di là della tua situazione specifica. Andiamo a vedere un po' con questi. Allora, sul nuovo amore, o comunque o sulla rinnovata relazione che, ripeto, cioè prendo un altro mazzo perché è un'altra storia, anche se è la stessa persona, se può essere. Se può essere, se può essere la stessa persona è un'altra storia, perché non è la stessa più. Se invece è un nuovo amore è lo stesso, ok? Cioè, come utilizzando un altro mazzo è proprio un'altra storia, anche se è la stessa, oppure è una persona nuova. Allora, quindi cosa porta il destino rispetto all'amore per te? Cosa porta il destino rispetto all'amore per te? L'imperatrice. Un amore che ti farà impazzire, qua c'è l'amore che ti farà impazzire, pieno successo, piena realizzazione, abbondanza, prosperità, realizzazione dell'obiettivo amoroso, assolutamente sì, mettiamone ancora 2. E infatti 10 di spade, vedi? Implica che lascia andare un vecchio modo di fare, di essere o la relazione vecchia stessa. Cos'altro? 10 di coppe ti porta una felicità piena, che sia questa persona o un'altra, qua io vedo felicità piena. 10 di coppe. E vediamo come arriva. Vediamo, mettiamoci sempre queste. Questo amore da te, cosa prova questa persona, cosa proverà questa persona nei tuoi confronti. Vedi? Il tempo della separazione, un tempo di separazione. Qua mi dice, è un po' il succo di questa stesa, c'è un tempo di separazione o stai vivendo una separazione e il tempo di separazione è fondamentale affinché tu possa creare questo vuoto qui, per far rinascere questo. Cos'altro? Mi marcano questo, Amore duraturo ti porta. Questo è il tuo vero amore. Ti porta il vero amore. Dopo questo tempo di separazione c'è vero amore per te. Mettiamone un'altra. Qua c'è un attaccamento alle cose materiali. Troppa attenzione agli ornamenti visibili. Può essere lo stesso l'approccio a questa relazione precedente che ti ho detto. Attaccamento alle cose materiali. Vediamo un'altra. Connessione inaspettata. Gli opposti si attraggono. Attrarrai una persona completamente diversa da te, o che sia questa persona o che sia un'altra persona, è vero amore, cioè l'amore duraturo, vedi? Questo è il tuo vero amore ed è una cosa di inaspettato. Gli opposti si attraggono, completamente opposto a te. Vediamo cosa ti dice, lo facciamo con i miei oracoli lui-lei, eccoli. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box. Cosa ti dice questo vero amore? Siamo una coppia sacra, insieme cambieremo il mondo. Qua trovi la sacralità del rapporto. La sacralità del rapporto. Qualcosa, quello che hai sempre sognato, eccolo. Imperatrice 10 di coppe.
o con la stessa, però per molti di voi è una persona nuova, oppure con una persona nuova. Sì, cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Può essere una persona che ha mentito, che non ti fa vedere subito, che ti vuole, che vuole realizzare questo amore con te. Vediamo ancora. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te, vorrà tutto di te, proprio l'imperatrice, tu ti sentirai proprio sul piedistallo. 10 di coppe, felicità piena, condivisa, assoluta, sorrisi, gioia. Per molti di voi è allora, siamo a migliaia, no? Qua è una trasformazione radicale nell'amore. Quindi se questa persona e te cambiate in questo, sì, è con questa, altrimenti è con un'altra persona nuova. Se affrontate questo vuoto in modo consapevole. Vediamo un po' con queste. Cosa rappresenti per questa persona? O cosa rappresenterai per la nuova, se dovesse essere questo il tuo caso? La concentrazione. La concentrazione qua Artemide mi parla di centrare l'obiettivo. Quindi rappresenti una persona determinata per questa persona qui. Ti ammira molto. Sei un nuovo inizio, guarda di nuovo il nuovo inizio. Mi parlano di nuovi inizi, un nuovo inizio totalmente diverso, un nuovo inizio. Sì, un nuovo inizio per questa persona. L'indipendenza. Sai cosa rappresenti per questa persona? Un ideale. Lilith, l'indipendenza, colei che si ribella ad Adamo, no? La prima moglie di Adamo. Colei che si ribella al vecchio modo di vedere le relazioni, l'uomo sopra la donna, cioè tutte queste cose qua, insomma, ma anche il gioco di ruoli, no? Anche se donna donna, uomo uomo, un po' il gioco di ruoli, nel senso l'indipendenza rappresenti per questa persona la capacità di essere libera, anche a livello economico, a livello emozionale, la capacità di essere libera, perché? Perché l'imperatrice non ha bisogno di niente, cioè ha tutto. E quindi è un grande esempio, e sei un nuovo inizio di questo esempio qui, determinata o determinato, indipendente, sì. Cos'altro? Un miracolo. Qua accadrà un miracolo. Non solo sei un miracolo per questa persona, accadrà un miracolo. È possibile il miracolo è che cambi questa persona stessa a sto punto. È uscito il miracolo, la butto lì, la vedo così anche. Qua è uscito l'indipendenza insieme a questa carta. Troppa attenzione agli ornamenti visibili. Chi è che faceva attenzione troppo alla vita materiale o a ciò che si vede dei due? Tu, questa persona, tu, uno dei due. Però ci sarà qualcosa di radicale, un cambiamento radicale qua. Sì, vediamo cosa dicono questi altri oracoli. Potere superiore. Immaginare. Sì, qua dovrei prendere una decisione. Qua dovrei prendere una decisione, una scelta che può sembrare difficile, però la dovrai prendere, mi dice con il bivio. Basta pensare, immaginare, è tempo di prendere una decisione. Basta rimanere in sospeso, è tempo di prendere una decisione. Ribellati ad Adamo. Cioè, al vecchio modo di approcciare alle relazioni, alle illusioni, ribellati, mi dice. Latte e miele. È come se stessi aspettando di vivere questo momento in una sorta di sospensione, però non si compie mai quello che vuoi, mi spiego? Mi stanno marcando su questo, non mi dicono cosa accadrà agli oracoli, mi stanno marcando su questo, perché facendo quello che ti ho detto,
prendendo una decisione, il coraggio di scegliere ti sta portando questa relazione, allora si sblocca tutto. C'è Imperatrice, c'è 10 di coppe, c'è il tuo vero amore, però non mi devi rimanere sospesa. No, sì, fammi mettere una carta di queste, no, queste qua. Momento presente, trova il coraggio. Il chakra della radice è il coraggio, no? Primo chakra, il coraggio. Trova il coraggio per fare una scelta, mi dicono. E ci sarà una vita in comune qua. Imperatrice, 10 di coppe. Ci sarà vita in comune. Casa, vita in comune. O devi trovare tu il coraggio di fare una scelta, o questa persona farà una scelta nei tuoi confronti. Vita in comune, la condivisione, la famiglia. Per alcuni di voi la persona a cui state pensando non è la vostra anima gemella e la state confondendo. Avete creduto con questa sospensione, però qua ti dicono di fare una scelta coraggiosa verso la verità e l'autenticità del cuore, perché questo ti porta un amore impensabile per te in questo momento che stai sospesa o sospeso. Senso di incompiutezza, lavoro sul passato. Guarda, sta arrivando un'anima gemella, fiamma gemella. Guarda, io non lo so, qua mi mettono queste due ambivalenze, questa ambiguità. Infatti c'è il 2, c'è l'appeso con la sospensione. Qua anima gemella, fiamma gemella. È come se mi stanno dicendo che molti di voi si sono concentrate su una relazione e hanno investito a livello di energia su qualcosa che non è. Ma qua sta arrivando qualcosa che è. Anima gemella, fiamma gemella, imperatrice, 10 di coppe, vero amore. Ok? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungerei nient'altro. Mi auguro di avervi dato una dritta con questo, mi raccomando nel frattempo studiate e praticate sempre, perché chi è che ci tiene sospesi? Chi è? È la mente. Perché la mente non vuole questo. No, no, no. La mente non lo vuole questo. La mente vuole questo, 2 di spade. E qua ci stiamo liberando da questo senso di incompiutezza, no? Quindi, ragazze e miei ragazzi, mi raccomando, praticate, lavorate sul corpo, disciplina nelle vostre pratiche e vedete che questa meraviglia si sblocca così. Ricordate che c'è un miracolo qua, ok? Ok, quindi, ragazze e miei ragazzi, io concludo qui. Ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.